È un onore e un piacere essere qui stamattina all'apertura della sesta edizione dei Giorni delle Rose, una manifestazione collocata in una splendida cornice, quella di Villa Fidelia, alla quale sono particolarmente affezionata per i miei trascorsi in provincia, dove insieme appunto al Garden di Perugia e di Terni 6 anni fa partì questa splendida avventura che sta crescendo di anno in anno, che si rinnova con stimoli, suggerimenti intorno a un fiore, la regina dei fiori che è la rosa e che in tutte le sue declinazioni ci viene presentata. Siamo nel momento dell'inaugurazione della sesta edizione dei Giorni delle Rose, Villa Fidelia in Umbria, a Spello. Veramente una cornice unica, meravigliosa. Villa Fidelia che in questi ultimi tempi è stata oggetto di interventi significativi di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco da parte della provincia di Perugia. Villa Fidelia, cuore verde, nel cuore verde d'Italia, appunto l'Umbria. Questa avventura è cominciata nel 2013 da una mia idea di dare un omaggio, offrire un omaggio alla rosa che è la regina dei fiori, ma anche di valorizzare Villa Fidelia che era un po' addormentata. Ogni anno cambiamo il tema, quest'anno il tema è la rosa, musa di tutte le arti. La nazione ospite di quest'anno è l'Irlanda. È stato presente con noi, si è fermato una giornata intera l'ambasciatore irlandese. I'm delighted to be here today in lovely Spello for the Festival of the Roses, a 3-day festival which I understand has been going on for 6 years now. I was privileged to speak at the opening of the festival, particularly privileged given that Ireland is the guest country this year. In Ireland we have a long tradition of attachment, if you like, to the rose. We have very famous, world-known rose breeders, but also the rose is very famous in our literature and in our, indeed, politics. The dark little rose, Róisín Dubh, was a name for Ireland that the poets used. People in Ireland and in Italy all love the rose, and I think it's a great idea behind this festival. L'Irlanda con le sue rose, con le passeggiate irlandesi per il parco che servivano con le loro postazioni a conoscere un po' gli artisti irlandesi che erano ospiti dei Giorni delle Rose. Quest'anno il padrino della manifestazione è Carlo Pagani. Carlo Pagani è un grande, ha una capacità di parlare, di creare un feeling con la gente. Non è solo un teorico come sono tanti, è una persona che le mani nella terra ce le mette e risponde a tutte le domande. Sono innanzitutto felicissimo di essere stato invitato, insomma, sotto questa forma di padrino in una manifestazione così importante. Qui è bellissimo, bello il panorama, bello lo scenario, il teatro, ma soprattutto la concentrazione di appassionati. La rosa ha questo fascino di accompagnare anche la vita dell'uomo dalla nascita alla morte. E allora se la rosa è davvero il primo fiore che appare sulla terra e nonostante siano trascorsi 20.000, 10.000 anni e ancora lì ne parliamo ancora, c'è qualcosa di interessante dietro la rosa. Io sono diventato un trasmettitore di passione, sono diventato un giullare, un cantastorie, vado in giro per piazza e per mostre a raccontare la rosa, è perché la rosa è la storia dell'uomo.
Abbiamo accolto in questi 6 anni più di 100.000 visitatori. La manifestazione è una mostra mercato piena di espositori, di vivaisti, ibridatori e anche artigiani e artisti sul tema della rosa. L'azienda Daphné, un'azienda di grandissima tradizione che sta a Sanremo, disegna proprio foulard con i fiori. Sono foulard meravigliosi, tra l'altro è l'azienda che serve i principi di Monaco. Ha voluto offrirci un foulard proprio per il Garden di Perugia, con le erbe spontanee del nostro subasio e delle nostre terre. C'è anche da menzionare lo stilista Cutuli, che ogni anno crea per i Giorni delle Rose una sciarpa bellissima, quest'anno addirittura tessuta con i fili di ginestra. Poi ci sono conferenze, le attività sono tantissime per tutti i gusti, la gente può scegliere che fare, tutto gratuitamente. Questo è lo scopo un po' del Garden, per cui l'ingresso è gratuito, le attività sono gratuite. La mostra che ogni anno noi facciamo è sempre una mostra interessante e importante. Quest'anno è curata dall'Accademia del Profumo. L'Accademia del Profumo propone questo percorso per far conoscere il dietro le quinte del profumo, quello che normalmente non viene mai raccontato, ed è proprio la missione di Accademia del Profumo quella di parlare di cultura del profumo, raccontandone i valori storici, culturali, artistici e sociali. Qui nel percorso si può scoprire una parte inedita del profumo. Il profumo per noi è emozione, è storia, come dicevo prima, ma è soprattutto cercare di capire cosa c'è dentro quei bellissimi flaconi che si trovano nelle profumerie, come si fa quel liquido colorato e quanto studio, quanta ricerca c'è dentro ogni flacone di profumo. È un percorso olfattivo che fa venire fuori ricordi, sensazioni, ma il tutto finalizzato, secondo me, a conoscere meglio se stessi. A me ha dato particolarmente soddisfazione il battesimo di Rosella, una crema spalmabile alla rosa che non esisteva e non è una cosa semplice da fare. Rosella è una crema basata esclusivamente su nocciole, mandorle tritate, quindi questo impasto che viene chiamato anche cibo del sorriso perché dona buon umore, insieme a olio di riso, zucchero ovviamente nella giusta percentuale e petali di rosa non trattati, essiccati e polverizzati ma ancora ben visibili, perché volevamo che questi piccoli petali rimanessero nell'immaginario collettivo, una naturalità piacevole, però, legata anche al piacere. Rosella nasce dedicata ai Giorni delle Rose, siamo qui infatti, dove la rosa viene creata e viene esaminata a 360 gradi. Il
settore nel quale operavo era il settore ricerca e sviluppo di quella grande azienda che era la Perugina. Ho avuto il modo di conoscere la dottoressa Badolato e la sua esperienza come antropologa del gusto ed insieme abbiamo studiato per poter presentare in questa occasione dei Giorni delle Rose un prodotto che fosse legato al cioccolato e alle rose. Perugina non era solamente cioccolatini, e anche le caramelle, quindi la cinzia, la glacia, la rossana. Il mio pensiero è andato subito alla rossana, a realizzare una crema da spalmare alle rose utilizzando la tecnologia della rossana. Una volta che ho fatto la rossana ho messo a punto sua figlia, è nata Rossella, quindi Rossella con delle piccole variazioni per quanto riguarda la parte aromatica, per quanto riguarda l'utilizzo degli oli che bisogna mettere nella ricetta e soprattutto nell'immissione delle rose. Ha avuto un grandissimo successo questa crema spalmabile e golosa. Voglio ricordare tra le novità i ragazzi giovani di Foglianise che sono venuti da Benevento e loro sono artisti della paglia e hanno riprodotto un rosone, il rosone della cattedrale di San Feliciano di Foligno, che vogliono donare al vescovo di Foligno. Altra caratteristica sono i concorsi, ce ne sono molti. C'è il concorso di poesia e Fluvi di Rosa. Un altro concorso è Piccoli giardini di rose. Sono stati realizzati nel galoppatoio e sono molto particolari. Un altro concorso importante sono i Rosetti d'Italia. Quest'anno il premio è andato al roseto di Niso Fumagalli della Villa Reale di Monza. C'è anche il concorso fotografico naturalmente, ogni anno, quello fin dall'inizio. Abbiamo una storia alle spalle di 42 anni di attività con un archivio che mette paura dall'Ottocento a oggi, il che significa documentiamo tutto per largo e per lungo ciò che avviene nella nostra regione e anche fuori, oltre Spello. Ecco, siamo approdati qui da 4 anni con i Giorni delle Rose a fare un concorso fotografico. Siamo alla 4ª edizione. A settembre, lo stesso giorno, faremo la premiazione dei Giorni delle Rose e le infiorate di Spello. Tra tutti questi concorsi, quello che ha un grandissimo successo e che richiama tante persone è Una rosa in testa. Cioè diamo il premio all'acconciatura, al cappello, al fascinetto più bello dei visitatori. Quindi i visitatori sono coinvolti, arrivano con questi cappelli che creano loro addirittura di fiori freschi. E poi sfilano e c'è una giuria qualificata che naturalmente dà questi premi. Il tutto si concluderà come ogni anno con il concerto che ci offre Laura Musella del progetto Omaggio all'Umbria, e quest'anno avremo Stefano Manna, un grandissimo violinista, direttore d'orchestra, compositore, un ragazzo veramente da ascoltare. Questo concluderà un po' le 3 giornate.
saluto con la frase che mi è piaciuta tantissimo, detta dalla nostra amica Maria Grazia Cavina: buone rose a tutti.